Questa mattina ho letto due articoli apparentemente contrastanti tra loro, ma che in realtà dicono esattamente la stessa cosa in due lingue completamente diverse. In particolar modo si occupano del rapporto tra Windows 10 e Windows 11, di quello che sta succedendo adesso che le carte sono state giocate. C'è stato il Computex di Taipei, è uscito Windows 11 24 H2 con Copilot che viene già venduto con i relativi computer Copilot Plus, e si sta verificando una situazione di stravolgimento rispetto a tutto quello che era successo precedentemente. Ma non precorriamo i tempi e andiamo a vedere insieme esattamente che cosa è successo. Ti senti pronto? Iniziamo! Proprio questa mattina, neanche a farlo apposta, subito dopo che ho finito di leggere questi due articoli, un carissimo amico mi ha inviato via WhatsApp questa vignetta. Una vignetta che sicuramente farebbe molto ridere se al contempo non facesse anche molto piangere. Perché? Lo vediamo subito. Se segui abitualmente questo canale, ormai avrai capito che Microsoft sta facendo letteralmente carte false per spingere ad ogni costo Windows 11 a discapito del buon vecchio Windows 10, utilizzando talvolta anche dei sistemi che possono apparire poco simpatici. Quest'oggi, tuttavia, ho letto questo articolo qui, che titola Windows 11, un passo falso per Microsoft. Andiamo a vedere cosa dice. Nell'articolo leggiamo che Windows 10 non ne vuole proprio sapere, a quanto pare, di andare in pensione. Infatti questo sistema operativo, benché un po' vecchiotto, è ancora il più utilizzato al mondo sia sui laptop, cioè sui portatili, che sui PC desktop, ovvero sui computer cosiddetti fissi. Le cose, tuttavia, ultimamente hanno iniziato lentamente a cambiare. Infatti, Windows 11 sta lentamente crescendo a discapito del suo predecessore. A quanto pare, infatti, Windows 11 ha ripreso a crescere naturalmente a discapito di Windows 10. In particolar modo, per la prima volta da quando è stato rilasciato Windows 11 nel 2021, questo sistema operativo è arrivato a detenere quasi il 30% delle quote dei PC presenti su scala mondiale, mentre Windows 10 per la prima volta è sceso al di sotto del 70% dei desktop e dei laptop di tutto quanto il pianeta. Seguono poi sistemi operativi decisamente secondari come Windows 7 con meno del 3%, Windows 8.1 con lo 0,42%, XP addirittura con lo 0,36% e fanalino di coda Windows 8 0,29%. Naturalmente il numero di Windows 10 installati è ancora assolutamente enorme, tuttavia sembra proprio che i sogni di Microsoft si stiano finalmente realizzando, perché il tasso di adozione di Windows 11 ha ripreso a salire dopo un paio di mesi di relativa stagnazione. Ma perché sta succedendo questo? La rivista che stiamo leggendo, che si chiama everyeye.it e che francamente non si trova esattamente in cima all'elenco delle mie riviste di settore preferite, individua principalmente due fattori per giustificare questo fenomeno. Il primo è l'imminente fine del supporto per Windows 10 che, come ben sappiamo, arriverà al fine del suo ciclo vitale il 14 ottobre 2025. Naturalmente, man mano che questa data si avvicina e che i computer subiscono un ricambio generazionale, è normale che il sistema operativo di vecchia generazione perda quote di mercato a favore di quello di nuova generazione, cioè di Windows 11, soprattutto naturalmente se consideriamo anche un fattore particolare, ovvero che oramai anche Windows 12 è alle porte con una release a quanto pare fissata per la seconda metà del 2025. Ma in realtà è il secondo motivo quello che stupisce maggiormente e che viene individuato nel lancio dei primi PC Copilot Plus da parte di Microsoft. A quanto pare, infatti, l'intelligenza artificiale si è rivelata estremamente attraente per molti utenti e al momento il grosso delle funzionalità che sono legate all'intelligenza artificiale resta, come ben sappiamo, limitato a Windows 11. Infatti, tutti i PC Copilot Plus arrivano già con Windows 11 24 H2 preinstallato, aumentando di conseguenza anche il numero di utenti che fruiscono di questo sistema operativo.
E questa è la dimostrazione palese di quello di cui discutevamo insieme sul canale circa un mesetto fa, ovvero del fatto che Microsoft conosce molto ma molto bene i suoi utenti e sa come prenderli. Bisogna darle atto di essere stata capace di apportare delle modifiche al volo in corso d'opera su diversi prodotti, eclatante per esempio quella che è stata apportata nel corso del Computex per quanto concerne la funzione recall, tanto per fare un esempio. Era stata percepita dall'utenza come estremamente invasiva e Microsoft immediatamente non si è fatta scrupoli a ritirarla, ha sospeso la pubblicazione della 24H2 per qualche giorno ed è tornata come se niente fosse a riproporcelo, ma in salsa questa volta diversa. Tuttavia non finisce qui, perché questo articolo ci racconta un qualcosa che apparentemente stride con quello che abbiamo appena letto, ma che in realtà a ben vedere coincide alla perfezione. Infatti questo articolo titola Windows 11 sta per diventare l'OS più diffuso su Steam. A breve il sorpasso su Windows 10. Nel caso in cui tu non sappia che cosa è Steam, ti dico semplicemente che si tratta della più grossa piattaforma per gamers al mondo. Ha voluto costruire essa stessa un proprio sistema operativo basato su Linux che si chiama SteamOS, ma come puoi vedere i fatti al momento continuano a dare ragione a Microsoft alla grande. Nell'articolo infatti leggiamo che Windows 11 continua a guadagnare terreno tra i giocatori di Steam e che in base all'ultimo sondaggio Windows 11 ha raggiunto una quota di mercato del 46,63%, segnando un aumento del 0,55% rispetto al mese precedente. Questo dato mette Windows 11 solo a un passo dal sorpasso nei confronti di Windows 10, che attualmente detiene ancora il 49,42% del mercato dopo aver recentemente registrato un calo di quasi l'1%. Nel complesso quindi i sistemi Windows continuano a dominare incontrastati l'ambiente gamer su Steam, con una presenza assoluta del 96,61%, peraltro in crescita dello 0,4% come abbiamo visto, distaccando alla grande sistemi come Linux e macOS che detengono rispettivamente il 2,08% in calo dello 0,24% per Linux e l'1,31% in calo dello 0,16% per quanto concerne macOS. Ebbene sì, a quanto pare Microsoft sta vincendo la sua battaglia commerciale su tutti i fronti, sia su quello interno che su quello esterno. Su quello esterno, infatti, come abbiamo appena visto, sta riuscendo ad imporsi alla grande sui sistemi operativi minori come Linux e macOS, non è da meno sul fronte interno, riuscendo a convincere anche gli utenti più recalcitranti a passare a Windows 11 24H2. E questo senza considerare il fatto che non escludo che la vignetta che abbiamo visto in apertura possa rivelarsi profetica, perché molto probabilmente quando a settembre dell'anno prossimo in concomitanza cesserà il supporto per Windows 10 ed uscirà Windows 12, potremmo essere tutti quanti forzati a effettuare l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. E tutto questo senza considerare un'ultima chicca, che non è sicuramente una novità, aspetta che mi tolgo di mezzo così te lo faccio vedere meglio, ovvero che ormai di fatto Windows considera Linux e Ubuntu in particolare un suo sottosistema, consentendone addirittura l'installazione tramite il pulsante Ottieni all'interno di Windows, in modo da poter utilizzare Linux senza nemmeno il bisogno di installarlo davvero sul proprio computer. E qui ci sarebbe stata davvero a fagiolo la clip della sorella che dice andiamo bene, ma purtroppo come ben sai siamo dei sorvegliati speciali fino al 19 settembre e ci tocca rigare drittissimo. Tutt'altra storia naturalmente sul lato oscuro, dove possiamo pubblicare dei video in maniera un po' più sciolta, anzi possiamo anche ripubblicarli e se ci vai troverai dei contenuti interessanti. Come che cos'è il lato oscuro? Il lato oscuro è il nostro secondo canale, la nostra Rai 2. Vabbè,
Se ti sei perso gli annunci relativi alla creazione del secondo canale, te li lascio nella descrizione di questo video. Ma veniamo a noi, perché dopo la vacanza premio di una settimana che ci ha regalato YouTube, abbiamo dei ringraziamenti arretrati da fare e non voglio assolutamente rimanere indietro, e quindi devo leggere qualche appunto, perché quest'oggi abbiamo da ringraziare Adriano Pizzato, Aldo Solimando, un mio carissimo amico che non vedo da anni, Sandro Daddeo, Fabio Bartoli, Luigi Benini, Massimiliano Santinelli e Le Mube per essersi abbonati al nostro canale, e quindi vi do con estremo piacere il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma allo stesso modo, anzi ancora di più, dobbiamo ringraziare Bruna e Giovanni Piancatelli perché, udite udite, si sono sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini. E quindi cara Bruna, scusami, e caro Giovanni, è un vero piacere togliermi il cappello farlocco davanti a voi. Ma non basta, perché abbiamo anche una serie di super grazie che sono arrivati da Luciano Noè, Angelo Galasso, Luca Geromin, Thomas 2915, Giorgio Brusasco, Giuste e Stefano Petrolini, che hanno voluto sostenere la nostra community ed esserci particolarmente vicini. Quindi anche a voi ragazzi, la mia sempiterna gratitudine. Oggi mi incacaglio un po' nel parlare, ma mi perdonerai. Ma rimane ancora un altro ringraziamento, come se questi non bastassero, ed è quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.